In Alitalia sono entrato come CM3 sul 19, sul DC-10 e ho fatto tutto il percorso fino ad arrivare a fare il comandante sul 767. Sul 767 è forse la macchina che ricordo con più piacere. Devo dire, come accennavo prima, la professionalità che l'Alitalia ha saputo infondermi. Benché fossi un tenente colonnello che ha comandato delle squadriglie, un gruppo, eccetera, ma la professionalità che mi ha dato l'Alitalia è un bagaglio in più. E questo bisogna dire onore all'Alitalia e a quanto è stato brutto questa fine di questa compagnia per giochi politici o per tante altre cose. E adesso come nazione non abbiamo più una compagnia di bandiera, il che è male, ecco, non è positivo per la nostra industria, per il nostro, anche per l'orgoglio nazionale e per tante altre cose. Quindi io devo ringraziare l'Alitalia e voglio farlo anche qui pubblicamente su questo vostro sito. I velivoli di Alitalia che ricordo con maggiore affezione è ovviamente il Jumbo per la sua enorme grandezza, per la sua apertura dalle norme, per l'enorme carico di passeggeri, e dava la sensazione quasi di potenza, accedere in quella cabina di pilotaggio che era quasi al secondo piano. Il velivolo che più mi è stato a cuore è stato il Boeing 767. Quando era il momento di poter passare sul lungo raggio, c'era disponibilità di andare sul DC-10, a quel punto non era più il DC-10, è stato dismesso, di andare sul Jumbo o sul nuovo 767. Il 767 era una macchina da poco introdotta in Alitalia ed era nota perché poteva fare voli ETOPS. Noi avevamo soprannominato questo ETOPS, questo diciamo così acronimo, in Engine Run, Engine Turns or Passenger Wing. Quindi i motori girano, i passeggeri nuotano. Perché? Perché dovete sapere che la normativa di volo era tale che un bimotore non potesse allontanarsi più di 120 minuti 60 minuti da un aeroporto operativo. Per cui un velivolo bimotore, se avesse dovuto andare negli Stati Uniti, non doveva fare altro che seguire tutti gli aeroporti fino all'Irlanda, dall'Irlanda alla Groenlandia, al nord del Canada, poi scendere giù fino a New York, ad esempio. Quindi doveva fare un grande giro, un grande arco per rimanere sempre nel raggio dei 60 minuti da un aeroporto alternato. Ma con una certa ridondanza di motori, con l'affidabilità che aumentava, provarono a fare questi voli diretti, non proprio diretti, ma con una estensione a 120 minuti. 120 minuti che sarebbero 2 ore di volo da un aeroporto alternato. Quindi questo arco per andare direttamente negli Stati Uniti era ridotto rispetto a un velivolo bimotore. Con l'affidabilità che questi motori davano sempre dopo un certo numero di migliaia di voli in tutto il mondo, diciamo così, le norme dell'aviazione civile consentirono di estendere a 180 minuti. Quindi un velivolo bimotore poteva fare ancora quasi un diretto negli Stati Uniti, e poi arrivò al massimo fino a 330 minuti, quindi un tempo immenso. E a me interessava vedere questo fatto perché inizialmente si parlava l'ETOPS è una procedura tutta particolare che bisogna fare. Sì, bisognava guardare i conti, fare i conteggi, guardare il punto, diciamo così, di non ritorno sull'oceano, fare questi calcoli, però alla fine abbiamo visto che il bimotore riusciva tranquillamente a volare negli spazi, nell'oceano. Il problema
grande è rimasto nel Pacifico. Nel Pacifico, dove praticamente hanno dato una forma di etops, ma non sono molto addentrato in questo perché non l'ho mai fatto. Una certa, su alcune rotte hanno consentito di portare questa distanza a 440 minuti, credo, di volo. Però non metto la mano sul fuoco perché nel Pacifico non ho mai volato con un volo etops, quindi la normativa loro non ne sono in possesso. Però comunque l'avvento dei bimotori sul lungo raggio, sul volo diretto per l'oceano, è stata l'apertura e la fine anche dei plurimotori, più dei motori eccedenti i 2 motori, per cui anche il DC-10, il Jumbo alla fine sono diventati dei velivoli non profittevoli dal punto di vista commerciale, e quindi oramai poi l'avvento del 777 ha aperto tutti gli spazi, perché è un aeroplano che è affidabile, ha avuto pochi, diciamo così, motivi di non completare la missione di ritorno per avarie, quindi oramai ha collaudato la traversata dell'Atlantico con 2 motori. Il 767 è un aeroplano molto spartano, come tutti quelli della Boeing. Io quello che posso dire, l'ultimo velivolo su cui ho volato è stato il Boeing 737-800, e posso dire che mi è piaciuto più di tutti, perché è un aeroplano semplice, con poca l'elettronica giusta, e a portata, diciamo, anche di bella capabilità di guida. È un aeroplano pastoso, con le sue ali che differiscono da quelle dei precedenti 737, che erano molto accentuate nella freccia, e però erano più veloci, è un po' meno veloce l'800, ma consente subito di raggiungere la massima quota operativa, decolla e sale senza fare gli step climb come tutti gli altri aeroplani, va direttamente alla quota di crociera, e questo è una fonte notevole per un velivolo commerciale. E poi, non lo so, la mia sensazione è che si guida bene, che era pastoso, che lo sentivi alla tua portata, e soprattutto era semplice nell'impiantistica. Ad esempio, un'avaria dell'impianto idraulico veniva sopperita con dei cavi. I comandi di volo erano, diciamo così, con dei cavi, come erano i fratelli Wright praticamente. Adesso sto scherzando o enfatizzo questo concetto, però era di una semplicità notevole. Facendo dei voli prova a 30.000 piedi, questi comandi di volo erano molto duri e bisognava fare un bello sforzo, però mi hanno assicurato dei colleghi che hanno avuto delle avarie che questa, diciamo così, difficoltà iniziale poi sotto i 20.000 piedi si scompariva. Quindi dipende forse dalla rarefazione dell'aria, dal fatto che anche il lubrificante di questi cavi probabilmente tende a solidificarsi, però io ho notato che era molto duro, però a bassa quota sembra che, mi hanno detto i colleghi che l'hanno provato in emergenza, che era docile come sempre, come se avessi i comandi di volo. Ecco, questo è con rammarico il velivolo che ho fatto, su cui ho volato fino a 68 anni, perché sono rimasto a lavorare in una compagnia aerea, Air Italy, che adesso non c'è più, e come consulente fino a 68 anni, e in questa circostanza effettuavo dei voli prova, dei voli trasferimento, i cosiddetti voli officina. In Europa c'era la possibilità di volare fino a 65 anni come pilota di linea, purché l'altro copilota non fosse un ultrasessantenne. Per cui poi adesso l'hanno esteso anche in Italia, dopo successivamente, ma quando finì di volare a 60 anni per l'Italia, questo in Italia non era consentito. Per cui mi trovai a volare con la compagnia di un grande comandante, e qui lo voglio dire, si chiama Beppe Gentile. Beppe Gentile, che avendo fatto il pilota prima di Itavia e poi di Nellati, ha fondato delle compagnie aeree, tra cui la Air Italy, compagnia con la quale ho operato.
E anche quella è stata una bella esperienza, ho potuto volare in Egitto e in Polonia. E la mia esperienza anche la voglio qui travasare, di andare ad essere assunto da un altro Stato a lavorare, e che mi hanno fatto tutti gli esami del sangue, dell'HIV, insomma, tutti. Voglio dire, per andare a lavorare hanno chiesto un certificato penale, esame fisico, esame medico, e io ho riportato sempre giusto che fosse così, per cui ecco, esprimo il concetto che non sono favorevole a tutti dentro quando si parla di migranti o di a terze persone che vengono a lavorare qui. Dobbiamo essere certi di qual è la loro posizione, di qual è il loro stato, perché insomma è giusto che sia così. Poi se questo non è consono a quelle che sono i dettami della vostra trasmissione, tagliatelo pure, insomma. E dopo di questo che è successo? Ecco, che finendo di volare a 65 anni ho fatto l'ultimo volo e ho continuato a lavorare con Beppe Gentile presso Air Italy. È stato il periodo più bello, facevo il tappabuchi, sì, nel senso che andavo in classe a fare i passaggi macchina, a espletare la teoria, a preparare gli allievi per fare i corsi ETOPS, e quindi mi sono cimentato in questo campo, e oltretutto mi ha consentito di volare la compagnia che si fuse con Alitalia, l'Air One, aveva velivoli 737 che non erano in linea con Alitalia, per cui i piloti erano transitati tutti su velivoli Alitalia, e dopo 6 mesi non c'era nessun pilota che fosse abilitato, perché si perde l'abilitazione se non si vola per 6 mesi su una macchina, per fare i voli prova, perché tutti questi velivoli dell'Air One furono portati da Natitech e ripristinati e venduti, quindi li facevano una maintenance e dipingevano i nuovi loghi dei nuovi aeroplani. Allora Beppe Gentile mi delegò a volare su questi aeroplani, perché chiesero Natitech alla compagnia Air Italy di poter avere dei piloti, che non poteva dare perché la stagione era molto piena, e mandò me, che non avevo possibilità di volare con gli equipaggi, con i passeggeri. E quindi fu una bellissima esperienza che mi consentì di volare fino a 68 anni. Non so se sono il decano dei piloti civili, può darsi, non c'è una statistica in merito. E l'ultimo volo lo feci con la figlia di Costantini, la pilotessa, che è un nostro collega, che tu conosci, la quale aveva fatto il passaggio all'estero sul 737, e andammo a consegnare l'ultimo velivolo nel 2013 da Napoli a Shannon, in Irlanda, e mi colpì molto che Shannon, malgrado il clima umido, avesse uno stuolo di aeroplani incellofanati come hanno in Arizona, che lì non c'è umidità. Io dico, strano, no, questo? Mi ha stupito molto. Quindi l'ultimo volo l'ho fatto con la signorina Costantini, ed era del febbraio del 2013, 68 anni. Quindi se riuscite a sapere qual è la cosa, mi fregerò di questa medaglia. Un altro poster che vorrei farvi vedere è un poster che per me è molto significativo. Rappresenta l'ultimo volo che ho fatto come comandante ai comandi di un velivolo con passeggeri, cioè il giorno prima che compissi 65 anni, che è il limite massimo per un pilota di linea per poter volare. Preparai questo poster in cui c'è il mio primo volo, l'ultimo volo, e in mezzo un meschino comandante semispogliato oramai in camicia che ringrazia Beppe Gentile. Ecco, io volevo rivolgergli un ringraziamento, considerandolo uno dei più grandi benemeriti della nostra aviazione civile. Grazie Beppe.